Tiger Melon. Cos'è il Tiger Melon? Tiger Melon, Tiger Melon. Ciao a tutti, un saluto dal vostro produttore di fiducia. In questo video vi parlerò del Tiger Melon, e sarebbe un melone giallo tigrato. Quindi cos'è questo Tiger Melon? Oltre ad essere la novità assoluta che sconvolgerà quest'estate e soprattutto le prossime estati, quindi teniamoci sempre aggiornati con le tendenze del momento. Come dicevo, è un melone giallo, cosiddetto gialletto, qualcuno lo chiama anche tipo paceco, quindi questa tipologia di melone. Però qual è la cosa interessante? Sicuramente si vedrà la buccia, ha una buccia particolare, con questa colorazione appunto che lo denomina tigrato. Altre caratteristiche è che quando è ben maturo presenta una leggera arretatura, come vedrete in questo frutto. Questo è un frutto di pezzatura media, medio-grande, siamo con i 4 kg, ecco. Quindi pesano, sono molto pieni, molto polposi e conservano anche delle riserve d'acqua. Infatti all'interno ha una polpa simile al classico gialletto, però come dicevo conserva delle riserve d'acqua anche importanti, sia nella parte centrale dove ci sono i semi, per capirsi, sia vicino alla buccia. Difatti la parte vicino alla buccia esterna sarà sempre un po' verdina, non vi preoccupate, perché è a lunga conservazione. Come i suoi parenti, è un melone che si conserva tantissimo, mesi. Teoricamente uno raccolto in estate dura fino a dicembre, quindi 3-4 mesi di conservazione ha, e man mano praticamente si asciuga all'interno. Grazie a queste riserve che ha si mantiene il sapore, che è una cosa interessante, e stiamo tranquilli. Basta ovviamente conservarlo in un luogo asciutto e non esposto al sole. Insomma, sempre riguardo alla polpa interna, il sapore è decisamente diverso rispetto al classico gialletto, perché è un misto fra il cantalupo appunto e il gialletto, quindi è una via di mezzo come sapore, è particolare se si può dire, quindi è da provare. Sicuramente raggiunge livelli di dolcezza altissimi, e anche questa acquetta che ha dentro è molto dolce, quindi soddisfa tanto, soprattutto nei periodi caldi come questo che stiamo vivendo un po' tutti. Andare a cibarsi di questo melone così prelibato dà soddisfazione anche a livello di idratazione. Ecco, come sappiamo tutti ci idratiamo anche attraverso l'alimentazione, quindi questo frutto sicuramente è promosso per l'estate. Lo possiamo portare al mare e diventerà la star, ok? Lo troverete sotto gli ombrelloni, in acqua che galleggia, sulla spiaggia, ovunque. Chiunque avrà un Tiger Melon, quindi anche voi fatevi avanti e procuratevi il vostro Tiger Melon. Per quanto riguarda la coltivazione, ne abbiamo già parlato un po', ma ci sarebbero da fare tantissimi approfondimenti. In linea generale si coltiva come un melone giallo. Ci sono alcune chicche, diciamo, che possiamo applicare, come ad esempio la sfemminellatura per avere una certa pezzatura dei frutti. Vi lascerò il video in descrizione. Per quanto riguarda le irrigazioni e le eventuali fertilizazioni, siamo lì, ok? È come un melone giallo, nel senso che verso la fine della coltivazione dobbiamo stare attenti a diminuire tantissimo, se possibile anche tagliare le irrigazioni, e nella fase finale, prima della maturazione dei frutti, spostarci un po' con il rapporto NPK sul potassio. Un'altra cosa da considerare per quanto riguarda sempre la coltivazione: questo tipo di melone è molto duro, fra virgolette, a maturare. Ha un processo di maturazione molto lento, forse più lento rispetto agli altri meloni simili, quindi noi dobbiamo avere fretta ad andare a raccoglierli per toglierli dal campo, ok? Se lo vogliamo acquistare, come facciamo a capire se è maturo? Intanto c'è da dire che il melone è come il matrimonio, quindi se non lo provi non sai come va a finire. Però cosa possiamo fare? Intanto andiamo a guardare la buccia. Il colore deve essere di un arancione molto marcato, ok, fra un giallo oro e un arancione. Bene, poi come dicevo deve presentare una certa arretatura, ma non sempre. A volte invece di avere questa arretatura così a ragnatela potrebbe avere solo delle strisce
e potrebbe anche avere delle parti un po' verdi, va bene? Però se noi vediamo che la maggior parte del frutto è arancione e poi c'è qualche macchietta verde o qualche sfumatura verde, non ci dobbiamo preoccupare. Il frutto deve essere abbastanza liscio, ok? Non deve essere rugoso o con la buccia sopraelevata, va bene? Quindi abbastanza liscio. Per quanto può essere liscio un frutto come questo, ovviamente non è un'anguria. Mettendo insieme tutti questi segnali, anche la parte del culetto, del retro, deve essere quasi piatta, va bene? Non deve essere a punta, anche se la parte superiore dove c'è il peduncolo è un po' a punta, non è indice, va bene? L'importante è che non è rugoso, anche qui in questa parte. Se lo vediamo a punta e rugoso vuol dire che era verde quantomeno quando è stato raccolto, quindi potrebbe non essere al massimo del gusto, del sapore, soprattutto della dolcezza. Poi per quanto riguarda il peduncolo, meglio se è un po' secco, o se quando lo raccogliete o lo acquistate è ancora verde, lasciatelo riposare. Quando vedrete che sarà quasi secco comunque il peduncolo, vuol dire che il melone ha riposato, come diciamo noi agricoltori, quindi è pronto per essere aperto. Poi come sarà all'interno è sempre un'incognita, come dicevo poco fa. Quando si può coltivare e quindi quando si troveranno i frutti in commercio, beh, sicuramente qui da noi che siamo molto a sud si può coltivare già in fine inverno per avere i frutti già a primavera, ok? Quindi metà primavera, fine primavera si possono avere i frutti. Ovviamente poi si può coltivare tutta l'estate fino a inizio autunno, quindi teoricamente, visto la lunga conservazione di questo frutto, si potrebbe trovare anche fino in inverno, va bene? Come le zucche, come accade per le zucche. C'è da dire che in base al tipo di coltivazione, quindi alla qualità del metodo utilizzato per coltivare, i frutti potrebbero avere caratteristiche nettamente diverse. Sicuramente sarebbe bene scegliere dei frutti nel periodo estivo e nel periodo autunnale. Poi nel periodo invernale, quelli che si conservano per molto tempo, se non sono stati coltivati bene, potrebbero avere meno sapore. Comunque sia, resta sempre un frutto eccezionale, veramente da provare, quindi fatemi sapere se avete voglia di provarlo, se lo proverete o avete già provato qualche varietà simile a questa, quindi scrivete nei commenti. Per il resto vi ringrazio, mi raccomando seguitemi anche sui social dove metto anche dei contenuti fotografici se vogliamo particolari, e iscrivetevi al canale, mettete mi piace ai video così mi aiuterete a fare questo tipo di divulgazione. In ultimo saluto e ringrazio come sempre gli abbonati al canale che mi consentono di continuare con questo piccolo e modesto lavoro.